questo Hip Hop Cinefest. Vi ricordo che appunto siamo in streaming, ma siamo anche in presenza finalmente, seconda edizione al Cinema Aquila. Vi ricordo anche di supportare il festival perché è totalmente autofinanziato, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito www.hiphopcinefest.org. Trovate tutte le informazioni per poter donare anche una piccola somma per poter continuare a finanziare questo festival di cultura e cinema hip hop. Qui con me c'è Wissal Hubabi che ci parlerà del femminismo hip hop, che è il tema di questa conferenza, ma prima apriremo con una nostra ospite che non è qui con noi in presenza, ma che ci ha mandato un videomessaggio, Vaitea, una DJ storica. Iniziamo subito dal trailer. Allora con Wissal Hubabi e prima di dare la parola a Wissal appunto mostrerò un videomessaggio di Vaitea, una DJ storica che appunto ci illustrerà un pochino dal punto di vista storico appunto la questione femminile nell'hip hop, in questo movimento appunto storico. Hello, ciao a tutti, Hip Hop Cinefest. Hello, ciao a tutti, Hip Hop Cinefest. Io sono Vaitea, qui dalla mia casettina di Milano. E avevo voglia di parlarvi oggi un po' di quello che è stata la storia delle female MCs, no? Perché poi spesso si pensa che veramente sia un discorso prettamente maschile la cultura hip hop, però in realtà in vari momenti della cultura hip hop sono spuntate donne fondamentali proprio per il suo sviluppo, ad iniziare proprio da quella poi che è la sua nascita, no? Che viene considerata l'11 agosto del 1973, quando Kulerk organizza questo famoso block party. Il block party in realtà però era organizzato per il compleanno di sua sorella Cindy. Quindi sin dall'inizio, bene o male, la motivazione è stata al femminile, mettiamola così. Cindy poi negli anni diventerà anche la manager di Kulerk, aiutandolo a conseguire, a consolidare poi il successo che ha avuto negli anni. Sempre negli anni 70, in realtà, quando si sviluppano queste crew di DJ e quindi i vari MC che poi rappano e presentano, spingono i loro DJ, ci sono varie crew al femminile, anche crew di donne, non solo MC, ma anche crew di MC e DJ. Penso per esempio alla crew delle Sequence, di cui uno dei membri era Angie Stone. Penso ai Funky 4+1, che era questa crew in cui il plus one in realtà era un MC donna, Sharok, che ritroviamo poi anche in Beat Street, insomma, il film che ha fatto conoscere un po' a livello di mainstream quello che è l'hip hop. Tra l'altro, scusate per la voce un po' roca, purtroppo in questi giorni il meteo me l'ha resa così. Comunque spero vi arrivi e vi arriverà questo messaggio forte e chiaro, questa della presenza femminile nell'hip hop a vari livelli. Di cosa potrei parlarvi anche? Potrei parlarvi anche di come negli anni 80 si sviluppano e nascono varie entità al femminile nella musica hip hop, ma anche in quello che è la break dance, anche in quello che è il writing, come ad esempio con Lady Pink, una delle pioniere proprio dell'aerosol art, ma soprattutto è notorio l'aneddoto di Roxanne Shante. Roxanne Shante, che era una ragazza di 14 anni, che rappava fin dalla sua più tenera età, fin da quando ne aveva 9,
sente un giorno questo pezzo, lei chiaramente non si chiamava Roxanne, però sente questo pezzo degli UTFO, un gruppo che va per la maggiore, che si chiama Roxanne, Roxanne, in cui loro raccontano di come, insomma, questa Roxanne alla fine non ceda alle avance di nessuno. E questa giovane MC del Queens decide di rispondere, di prendere, di autobattezzarsi Roxanne, quindi di prendere il nome di questa canzone e di fare un pezzo in cui racconta perché questa Roxanne nega le avance a tutti, perché non sono al suo livello fondamentalmente. E qui c'è un primo momento di empowerment. Prima di questo, torniamo un attimo indietro, vorrei parlarvi anche di Sylvia Robinson. Sylvia Robinson, che è stata la produttrice che ha dato luce a una delle canzoni più conosciute della musica rap, ma anche della cultura hip hop, diciamocelo, anche se è poi nata come un progetto veramente molto commerciale. Sto parlando di Rapper's Delight, la famosissima Rapper's Delight, I said the hip hop, the hip to the hip hop and you don't stop. Quella lì in realtà nasce da un'idea di Sylvia Robinson, che era musicista sin dagli anni 60, che negli anni 70 fonda un'etichetta con il marito, la Sugar Hill, giusto appunto, e si rende conto che oltre al fenomeno della disco sta nascendo anche qualcos'altro, un fenomeno culturale proprio che unisce i DJ, gli MC, i breaker, tutta questa sottocultura urbana, e quindi incarica il figlio di andare a cercare degli MC. Nasce così questo pezzo Sugar Hill, Rapper's Delight, del Sugar Hill, sul quale tra l'altro suona il basso Sylvia Robinson, per il piccolo aneddoto. Quindi le donne che fosse davanti sulla scena, ma anche backstage, ci sono sempre state, anche se hanno dovuto conquistare, diciamo, la loro posizione probabilmente sudando un po' più degli uomini, facendo più fatica nella fine degli anni '80, diciamo, emergono gruppi come le Salt and Pepper, ad esempio, che sono quelle che possiamo considerare il primo gruppo femminista che recupera un po' questa forza di essere donna e la esplicita chiaramente nella propria musica, ma porta anche un messaggio sociale, per esempio portando consapevolezza rispetto al discorso, all'emergenza dell'HIV, che è propria di quei tempi, di quegli anni. Negli anni 90, già verso la fine degli anni '80, ma negli anni 90, queste female MC diventano assolutamente non centrali nella scena, ma sicuramente hanno un ruolo di peso. Penso a Queen Latifah che nel 93 tira fuori un pezzo come UNITY, che parla proprio di unità e spiega agli uomini che le donne non vanno trattate con nomi o definite con nomi denigratori, ma vanno rispettate, che ci vuole unità, quindi che il lavoro va fatto da entrambe le parti, ma si rivolge soprattutto alla parte maschile che in quel momento, con l'emergenza di quello che è il gangsta rap, sta diventando nelle liriche particolarmente misogina, ecco. Una MC Light che per esempio arriva nella metà degli anni '80 e ha il suo boom proprio nei primi anni '90, come si dice in francese, rimette un po' i pendoli in orario, cioè rimette un po' tutti a posto, ricordando che le donne possono fare il rap con altrettanto stile, flow, liriche degli uomini. MC Light sicuramente mostra una sua parte mascolina, ma anche attraverso i suoi testi rivendica il suo essere donna e la sua posizione in quella che è la cultura hip hop di quegli anni, che sta comunque prendendo piede a livello mondiale ormai. Con il gangsta rap e con queste liriche misogine che tendono all'oggettificazione della donna, si crea anche un altro fenomeno, che è quello delle donne che mettono proprio in avanti molto chiaramente la loro avvenenza fisica, come ad esempio Little Kim o Foxy Brown, i cui testi tra l'altro sono anche scritti da uomini. In parallelo allo sviluppo di questo tipo di rap al femminile, arrivano però figure
di spicco che a mio parere interpreteranno al meglio quello che è l'essere donna, e partecipare all'hip hop, partecipare alla cultura hip hop, portarla avanti. In questo esempio che voglio darvi, chiaramente ci sono Missy Elliott e Lauryn Hill. Sia Lauryn Hill, che già insomma dopo il successo con i Fugees, con il suo album The Miseducation of Lauryn Hill nel 98, praticamente ottiene 5 Grammy, rimane una figura incontrastata in quello che poi è ma anche la scena rap e la scena hip hop. Missy Elliott, anche lei disco di platino con Get Your Freak On, mostra anche un altro aspetto, quello dell'empowerment attraverso proprio il proprio talento artistico e non tanto la propria fisicità, che non viene messa in avanti, anche perché Missy Elliott per l'epoca non ha l'avvenenza delle altre donne, ma sicuramente fa dimenticare questo aspetto fisico attraverso il proprio talento, il proprio estro, scusate, il proprio estro creativo, che non si ritrova solo nella sua musica, ma anche in aspetti di arrangiamenti, di produzione e soprattutto nella parte creativa di quelli che sono i suoi video musicali, che sicuramente rivoluzionano tutta quella che è la scena dell'epoca. In parallelo però ci sono anche donne che vengono affiliate a delle crew, come fossero delle quote rosa, mettiamo, ritorniamo a quel plus one dei Funky Four plus one con MC Sharrock, come se fosse un qualcosa in più, un qualcosa di diverso, un qualcosa di vissuto come antagonistico, ecco. Dopo questo scalpore, diciamo, dell'hip hop al femminile, c'è un momento verso il 2010, verso diciamo, i primi anni del 2000, la prima decade, la metà della seconda decade del 2000, in cui si sente parlare poco di rap al femminile. Cosa succede? Che in realtà le posizioni di potere nell'industria musicale sempre maschili sono. Emergono quindi dal 2010 in poi, anche credo legato alla cultura dell'immagine che in parallelo si sviluppa sempre più forte nei social, figure di rap al femminile come Nicki Minaj o Cardi B, Megan Thee Stallion, che da una parte si riappropriano totalmente del discorso sessuale, sensuale legato alla propria immagine, dall'altra ci viene da dire è questo il modo di fare femminismo, è in questo modo che possono cambiare le cose, che può cambiare lo sguardo, l'oggettificazione della donna nel rap, nella cultura hip hop, ma non solo, nella società. Ai posteri l'ardua sentenza, oserei dire. Prendo anche un paio di minuti per spiegarvi perché sono io che vi sto parlando di ciò. Io sono una paladina dell'hip hop, una hip hop head come si dice, da ormai, non oso contare, ma sono ormai 30 anni. Ho iniziato come una piccola writer facendo dei tag, poi facendo freestyle, diventando proprio una MC. Una master of ceremony, quindi improvvisando, ma non solo, scrivendo i miei testi, partecipando a varie jam, collaborando con molti gruppi, per affiancare a questo anche poi un discorso di DJing, poiché come potete vedere sono grande amante del vinile. E, in tutti questi anni il fatto di essere una donna ha sicuramente avuto sia pro che contro, nel senso che da una parte c'è questo effetto sorpresa, dall'altra si viene sempre un po' incasellati in questa categoria della female MC, come fosse una categoria separata da quella maschile. In realtà l'hip hop, il praticare discipline hip hop, questa splendida cultura che ormai compierà 50 anni l'anno prossimo, nell'hip hop si spiega che quello che conta è lo stile, è il talento, è il qui e ora, è il saper dimostrare attraverso delle tecniche anche la propria personalità e quindi il proprio stile, la propria creatività,
facendo vostre, mi rivolgo anche a voi perché sicuramente tra di voi c'è qualcuno che pratica una qualche disciplina dell'hip hop, quindi facendo vostre delle tecniche e rendendole veramente vostre, quindi personalizzandole, aggiungendovi qualcosa, ecco, è così che credo che poi le cose vadano avanti, non solo nella cultura hip hop, ma in generale nel mondo. Mi viene da concludere questo piccolo intervento che spero insomma vi abbia intrattenuti, vi abbia incuriositi, interessati, dicendo che ecco, spero che ogni piccolo passo che noi facciamo, anche il contributo che darà Wissal, faccia pensare sia uomini e donne al modo in cui vedono l'altro sesso, in cui vedono la parte di femminile e di maschile che ognuno poi ha in sé, ma anche di ascoltare le liriche, andare oltre all'immagine e trovare nell'arte qualcosa che vi ispiri e a vostra volta vi permetta di creare qualcosa. Ringrazio tutte le ragazze e tutte le persone che lavorano dietro Hip Hop Cinefest per questa opportunità. Io sono Vaitea, se avete voglia di andare ad ascoltare un po' le cose che faccio. Vi saluto. Da Milano è tutto. One love. Un paio di tempi tecnici dalla regia, ok. Grazie mille a Vaitea. E a questo punto appunto abbiamo Wissal, inizierei insomma da un paio di domande, secondo me un po' diciamo per partire dalle basi. Appunto a Wissal chiederei che cos'è il sessismo nell'hip hop e che cos'è il femminismo hip hop. E poi prego. Domande Che è il esistenziali. tema. Ok, allora, che cos'è? Ti salutiamo così. Grazie per essere passati. Allora, il sessismo nell'hip hop è il sessismo che c'è anche nella società. Semplicemente nella cultura hip hop assume quelle che sono le caratteristiche specifiche delle arti pop, quindi assume un linguaggio verbale rap, assume un linguaggio fisico, visivo, eccetera. Non cambia, diciamo non c'è una bolla dove il sessismo hip hop diventa specificatamente sessismo hip hop, semplicemente adotta quelle che sono le caratteristiche e le attitudini che la cultura hip hop ha in sé. Quindi diciamo, quando si dice che il rap è un genere sessista, sembra un po' strano non riconoscere il fatto che qualsiasi genere di fatto lo è. Ci sono dei cantautori romani storici che parlano di stupri, femminicidi, ma non vengono notati semplicemente perché il problema del sessismo nel rap è che dal mio punto di vista io me ne curo e quindi voglio che la cultura che mi ha dato tanto in qualche modo cresca, evolva e migliori, perché parla soprattutto di pace, amore, divertimento, unità. Ma la maggior parte delle persone che guardano dall'esterno invece connotano il sessismo della cultura hip hop, nello specifico quello del rap, come se fosse, diciamo, la cultura artistica sessista per eccellenza, quando in realtà c'è un retaggio razzista alla base. C'è un retaggio razzista alla base per tutta una serie di motivi, ma comunque perché di fatto il rap è connotato principalmente da una storia che coinvolge come protagonisti principali le persone che vengono e dalla deportazione degli schiavi negli Stati Uniti e dalla migrazione diasporica sempre negli Stati Uniti. Perché dico che c'è un velo, diciamo, di pregiudizio razziale nel specificare che è solo la cultura hip hop quella sessista, perché queste considerazioni
nascono all'interno di una supremazia bianca che parte proprio diciamo, dall'assunto che dobbiamo vivere all'interno di un patriarcato bianco. Se c'è qualcosa che non torna, poi cerco di specificare bene. Comunque è molto complessa questa domanda, per quanto in realtà potrei dire semplicemente è ignoranza di strada e potrei chiuderla in maniera molto semplice. In realtà no, è tutto molto complesso, anzi più le domande sono semplici, più la risposta è difficile da dare. Il femminismo hip hop è la grande risposta, nel senso che sembrerebbe intuitivo capire che cos'è il femminismo hip hop, perché di fatto abbiamo femminismo e abbiamo hip hop, però in questo essere intuitivo in realtà cioè quindi pensare che il femminismo si applica il femminismo all'hip hop, però questo che cosa ci dice? Ci dice che c'è una componente attiva in questa definizione e una componente passiva che si fa semplicemente studiare, no? Che è la parte hip hop, quando in realtà il femminismo hip hop è una nuova corrente che certo assume tutte quelle che sono, diciamo, le teorie e le pratiche del femminismo nero, il femminismo nero statunitense in particolare, perché è da lì che nasce la cultura hip hop, ma è adottato da chi? È adottato dalle fly girls, è adottato dalle ragazze che sono cresciute dentro alla cultura hip hop, quindi non sono le femministe nere che guardano la cultura hip hop come un fenomeno sociale e dall'esterno dicono queste sono le problematicità, ma sono le ragazze che crescono con la cultura hip hop e per esempio Joan Morgan dice è la fortuna di nascere all'interno di un contesto che ti dà sia diciamo per la tua crescita personale, sia la possibilità di accedere alla cultura hip hop e di crescere con la cultura hip hop, sia quella di avere gli strumenti che il femminismo ti permette di riconoscerti in quanto donna. E nell'intersezione proprio storica di dire ho in questa fase della mia vita sia un movimento femminista forte che la cultura hip hop molto attiva, molto forte, che io vivo questa epoca, diciamo, storica e politica come se fosse un cortocircuito, perché non posso stare da nessuna delle due parti senza sentirmi in qualche modo messa in discussione perché da un lato il movimento femminista ti riconoscerà come, diciamo, impura o incoerente o contraddittoria, dall'altro il movimento hip hop, come abbiamo visto, la gente esce, se ne va e non vuole neanche affrontare l'argomento. Il femminismo hip hop lo vivi attraversandolo con l'esperienza diretta, quindi cerchi di trovare delle risposte, ma soprattutto cerchi di dare delle risposte che non siano soltanto, diciamo, funzionali a una sofferenza personale o diciamo di quel momento, di quel lasso di tempo, cercando in questi anni di diciamo capire la complessità che è il femminismo hip hop, che per me il femminismo hip hop è il femminismo del futuro, cioè è il femminismo che riesce in qualche modo a, per la mia esperienza, a completare tutte le sfaccettature, perché se l'hip hop è una cultura globale, se l'hip hop è una cultura che nasce dal basso, se l'hip hop è una cultura che si basa sulle comunità, sulla condivisione, sul senso anche di riconoscimento e di rappresentanza, il femminismo hip hop riesce a trovare delle risposte in maniera anche semplice, volendo, di tutto quello che il femminismo intersezionale o il femminismo nero o il femminismo bianco o tanti altri femminismi non sono state da un lato capaci e da un l'altro per posizionamento non potevano condividere, no? Quindi l'hip hop come movimento globale permette di fare un ragionamento su un piano globale, quindi quando penso al femminismo hip hop parto sicuramente dagli Stati Uniti diciamo, nel ragionare rispetto a quella che è la fonte, la radice di questa cultura, ma mi permette poi di andare a non so, andare a ragionare su quella che è l'hip hop francese, per esempio, che per me viene dopo gli Stati Uniti, e vivere e vedere la condizione del femminismo hip hop in Francia attraverso quelle che sono le lenti della cultura francese, ma riconoscendo che la priorità va data a quelli che sono
i valori della cultura hip hop. C'è un nesso che connette me e la rapper francese, che per me è prioritario rispetto a quella che è la connotazione o diciamo, la specificità culturale. Quindi per me è importante parlare di culture e comunità in relazione al movimento culturale hip hop globale. Culture perché ogni paese ha una sua cultura di base, quella italiana, quella francese, quella spagnola, quella americana, e tutte, diciamo, le questioni politiche, storiche, sociologiche, antropologiche che ci sono, diciamo, di mezzo, e comunità perché ovviamente l'hip hop è stato assunto da delle comunità specifiche e si comportano come delle vere e proprie comunità. Però la cultura hip hop che cos'è? È come se fosse una comunità trasversale che comunica attraverso un piano che connette persone lontane a riconoscersi con dei valori simili. Il motivo per cui una persona di origine straniera, una persona razzializzata dalla cultura diasporica come posso essere io, che vive in una crescita con tante problematicità e tante, diciamo, confusioni, per me è stato necessario avere al mio fianco, avere questa protezione che era la cultura hip hop, perché mi ha permesso di non perdermi. Nel momento in cui la mia vita era tra un paese come il Marocco e un paese come l'Italia, senza sapere chi mi avrebbe accettato e come sarei stata accettata e come mi sarei riconosciuta io all'interno di due paesi che di fatto non mi potevano rappresentare appieno, era vivere all'interno di questa bolla, era proteggermi nella passione che avevo per l'hip hop, che mi ha permesso di non perdermi del tutto e quindi in qualche modo di preservare la mia identità. Quindi che cos'è il femminismo hip hop? Ho fatto già un piccolo, diciamo, excursus un po' caotico, però di fatto quello che si può dire appunto è che il femminismo hip hop parte appunto da questa intersezione. Joan Morgan è la prima che si definisce femminista hip hop con il suo libro che uscirà nel 1999, e appunto lei riconosce il privilegio dell'istruzione dicendo che il femminismo nero è la fonte del femminismo hip hop sicuramente, ma il femminismo nero è soprattutto rilegato a un piano che non riconosce appieno il privilegio dell'istruzione, il privilegio dell'intelletto, cioè il fatto che il femminismo nero comunque si basa sul teorico, intellettuale. D'altronde Bell Hooks, Angela Davis, Toni Morrison erano tutte delle intellettuali e delle scrittrici. Lei dice invece che ci sono tante sorelle che vivono nei bassi fondi, che non hanno il privilegio di poter leggere un libro di Angela Davis e tirarci fuori qualcosa e capire il suo linguaggio. È più facile per le sorelle, appunto, capire il linguaggio del rapper di strada. E quindi il femminismo hip hop non è un femminismo che si separa dai problemi della strada, anzi è un femminismo che resta lì e cerca di in qualche modo far esplodere le complessità, mette le mani nella merda, per dirla, diciamo, con termini semplici. E utilizza appunto un linguaggio che sia comprensibile a tutte. Quindi questa è l'attitudine principale e questa è l'attitudine che viene dall'hip hop e non viene dal femminismo, perché poi c'è la competizione su un piano intellettuale che una femminista hip hop non si assume necessariamente, e parte da delle considerazioni che sono state anche già elaborate da una femminista come Bell Hooks, che è diciamo la cura delle fonti. Il piano accademico è un piano autoreferenziale dove argomentare significa citare altre menti autorevoli, che significa citare altri soggetti difficili da leggere, inaccessibili sostanzialmente, no? Bell Hooks invece ha sempre citato film, musica, fatti storici accessibili attraverso la cronaca, in modo che, diciamo, ci si possa curare del fatto che sì, alla base di tutto, in questa disuguaglianza
in questa disuguaglianza. Più il tuo linguaggio è accessibile e più ti stai curando delle persone più, diciamo, più oppresse sostanzialmente, no? Perché la società non è sicuramente neutra, tantomeno la società statunitense non è neutra in nessuna caratteristica principale che la connoti. E quindi l'attitudine è quella hip hop e lo sguardo politico è femminista. E quali sono le questioni che il femminismo hip hop affronta? Non soltanto Joan Morgan è uscita con questo libro nel 1999 con un linguaggio appunto super di strada, citando semplicemente delle esperienze di vita vissuta senza troppo teorizzare, però lei è stata un po' la pioniera di questa, diciamo, di questa definizione che sembra un po' un ossimoro, no? Femminismo hip hop, sembra... Di solito l'hip hop viene associato al sessismo e il femminismo non si accosta alla cultura hip hop in questo senso. Invece dire femminismo hip hop significa rivendicare proprio che se la cultura hip hop è fatta di pace, amore, unità e divertimento, quindi di cura e comunità, allora invece in realtà ha molte cose in comune che può avere il femminismo, perché nasce proprio da questo, nasce dagli stessi identici valori che la cultura hip hop si è data fin dal principio. Le questioni principali quindi fondamentalmente sono sicuramente a livello di metodo a partire dagli Stati Uniti, che è la fonte della storia hip hop, e quindi è un femminismo che segue la linea che ha tracciato Vaitea, segue la linea della storia delle donne della cultura hip hop e cerca intanto di porre i tasselli e i mattoni principali, perché di fatto quando si pensa alla cultura hip hop si pensa alla storia maschile. E tutti gli appassionati di cultura hip hop riconoscono che esistono delle donne, ma ne riconoscono un valore non sicuramente centrale, non sicuramente impattante. Sicuramente c'è stata Queen Latifah, sicuramente c'è stata la grande sorella Lauryn Hill, sicuramente c'è stata Candy, sicuramente ci sono state queste figure, però quando si pensa, diciamo, alla storia hip hop, ecco che il maschio è il ruolo centrale. Ma citava prima, per esempio, Roxanne Shanté, è stato importante è stato importante l'episodio di Roxanne Shanté, il motivo per cui lei ha smesso anche di fare rap a un certo punto, perché nell'85 ci fu la battle del Best MC, no? Best MC Battle, in questo seminario importantissimo. Non ci sono video, non c'è niente di questa cosa perché ancora andava tutto a cassette. Potete trovare degli estratti su YouTube, ma ecco, è stato interessante perché in quell'anno, nell'85, lei era sicuramente la miglior MC. Era stata sicuramente la miglior MC di quella competizione, ma non vinse, gli fu dato un voto più basso perché Curtis Blow ritenne, che era parte della giuria, ritenne che sarebbe stato un problema per la cultura hip hop essere rappresentati da un'adolescente femmina. La cultura hip hop avrebbe perso di credibilità e quindi grazie, arrivederci. E questo è per dire che non sono soltanto dei casi così che capitano, quindi le donne non riescono a spalleggiare con altrettanta forza e carisma degli uomini, ma ci sono proprio delle scelte politiche che vengono fatte da parte degli stessi protagonisti. Le questioni appunto partono quindi da uno spolveramento delle basi della storia hip hop, ma attraverso poi uno sguardo, una critica che il femminismo hip hop e il femminismo nero ci possono permettere di diciamo approfondire. E tra queste appunto c'è il femminismo nero, diciamo il femminismo nero dalle origini e dalla schiavitù. È importante sapere come il sessismo all'interno di certe comunità
prima della nascita dell'hip hop si sia manifestato, perché una cosa diciamo molto importante da ricordare è che c'è gente che si sta addormentando tra poco, ma cioè, quanto dura? Una cosa molto importante da sapere, da ricordare, è che durante la schiavitù, poi torniamo sempre alla schiavitù, però la schiavitù è ancora importante, ancora ce la portiamo dietro come diciamo scorie che si porta ancora nel presente. Durante la schiavitù gli uomini e le donne non erano distinguibili perché erano semplicemente merce che dovevano rispondere al potere del suo padrone bianco. Quindi c'era la distinzione tra una mano e un quarto di mano e l'unica distinzione era data dalla forza che si riusciva a mettere nel campo di cotone. E una mano e un quarto di mano era la differenza tra un adulto e un bambino, non tra una donna e un uomo. Non era stato differenziato il sesso durante, diciamo, la schiavitù, se non in un momento molto importante, quando è stata abolita la tratta. Quando è stata abolita la tratta degli schiavi, ecco che nasce una fase, diciamo, diversa, in cui la donna nera assume quella che è un ruolo centrale per continuare a produrre altri schiavi. Se voi vi andate a leggere per esempio l'autobiografia di Frederick Douglass, lui a un certo punto racconta anche a livello di esperienza diretta che cosa significa essere una donna nera successivamente all'abolizione della tratta, e cioè significa dover produrre schiavi, fare figli e soprattutto non sapere da figlio di una schiava se tuo padre è il padrone. Se tuo padre è il padrone, la donna del padrone assume con te non soltanto un atteggiamento in quanto donna bianca e quindi sei di sua proprietà, ma ti assume anche quell'atteggiamento di una donna che è stata tradita e quindi tu sei fondamentalmente il prodotto del tradimento che il marito ha commesso, ma sicuramente la colpa non sarà del marito, perché il marito ha potuto generare altri schiavi che sarebbero andati a produrre lavoro forzato, lavoro gratuito, eccetera, eccetera. È molto importante riconoscere questa storia perché è da qui che possiamo renderci conto di come la famiglia nera negli Stati Uniti è una questione, per esempio, che affronta Angela Davis con molto, in Donne, razza e classe, l'affronta con, diciamo, con un approccio storico molto, molto dettagliato, ma non solo Angela Davis, anche altre femministe che ci hanno permesso di approfondire queste, diciamo, questi dettagli per poter leggere l'oggi. Cosa succede? Succede che nel momento in cui ci fu, diciamo, l'abolizione della schiavitù e quindi gli uomini neri e le donne nere sono libere, gli uomini e le donne che erano semplicemente schiavi e schiave e che non si percepivano differenziati gerarchicamente tra di loro, come uomo nero superiore a donna nera, no, perché l'unica autorità è l'uomo bianco che è il tuo padrone e l'uomo nero non può avere potere nella donna nera perché è il padrone bianco a non permettere all'uomo nero di avere alcun potere se non appunto quello di essere merce del padrone bianco. Ecco che durante l'emancipazione accade questo switch, cioè l'uomo bianco dice, per farla molto semplice, l'uomo bianco dice: va bene, adesso che siete anche voi uomini liberi, uomini neri liberi, voi dovete sapere che le nostre donne bianche non è che sono al nostro stesso livello. Noi non possiamo accettare che tra di voi ci sia questa, diciamo, questa uguaglianza, perché viviamo in una società per cui gli uomini sono un gradino superiore alle donne. E quindi l'uomo nero impara il patriarcato dall'uomo bianco, ed è importante parlare di patriarcato bianco perché è la struttura sociale che di fatto caratterizza gli Stati Uniti. Quello che
gli afroamericani impareranno da un punto di vista patriarcale, lo impareranno dai bianchi successivamente alla liberazione, e quindi il patriarcato è importante definirlo come bianco. E la mascolinità nera inizia a diventare tutta una costruzione estremamente faticosa e ancora tutt'oggi in elaborazione e piena di complessità, perché di fatto gli uomini neri alternativi, si parla di uomo nero alternativo, si renderà conto che lottare contro la supremazia bianca, quella supremazia che lo ha assoggettato e che lo ha oppresso, significa lottare contro il concetto stesso di oppressione, e quindi non opprimere la donna nera e non accettare il modello sociale che la società bianca mette a disposizione. Sono rari gli uomini neri che diciamo, si distaccheranno da questo modello, però sono uomini neri che di fatto si uniscono ad altre forme di comunità, come quelle come le comunità dei nativi americani, per esempio, che hanno un altro tipo, diciamo, di struttura sociale, semplicemente. Poi altre questioni rispetto alla formazione del patriarcato all'interno delle comunità afroamericane, diciamo, sono ancora in fase di elaborazione, però banalmente una cosa importante anche da sapere è che gli uomini neri non mettono piede negli Stati Uniti grazie alla deportazione, ma gli uomini neri andavano negli Stati Uniti prima ancora della deportazione. Esistono storie di uomini neri che sono andati negli Stati Uniti prima della deportazione e del Middle Passage, e non erano uomini afroamericani, in questo caso, che assumevano appunto le stesse connotazioni oppressive rispetto alle donne che riconosciamo oggi. La mascolinità nera all'interno della cultura hip hop poi diciamo deve affrontare tutta una serie di crisi storico-politiche. Noi dobbiamo pensare che la schiavitù è durata 4 secoli e il Novecento è solo un secolo, è il 25% di quello che ci permette di ricostruire una società, una storia e un'identità che ancora fa fatica a staccarsi dal suo passato. E che si porta poi, si porta ancora oggi tutte le conseguenze di 4 secoli di schiavitù e 4 secoli e mezzo di segregazione. La mascolinità nera è diciamo, è una questione centrale per il femminismo hip hop, perché è molto facile dire che i rapper sono sessisti. È molto facile dire che i rapper sono sessisti. È molto più difficile cercare di capire quel sessismo, come evolve e come si struttura all'interno della società statunitense, perché nel momento in cui ci rendiamo conto della complessità dell'uomo nero, dell'uomo afroamericano, allora possiamo dire che cosa il rap italiano ha assunto da quella storia, come l'ha assunta, come l'ha interpretata e in cosa ha sbagliato anche nell'assimilare certe questioni senza porsi queste, diciamo, domande, senza porsi queste complessità. La mascolinità nera appunto passa per un Novecento estremamente drammatico, in cui, così anche come in Italia, è la donna facilitata nella società a trovare lavoro rispetto all'uomo, perché l'uomo deve essere sottomesso dal patriarcato bianco. L'uomo nero è la prima soggettività ad essere repressa dalla società patriarcale, dalla supremazia bianca patriarcale, perché di fatto è la concorrenza diretta, no? Uomo bianco soggetta l'uomo nero e lo tira fuori da tutte, diciamo, lo esclude da tutte le possibilità. È la donna nera che riesce più facilmente a trovare lavoro, soprattutto come domestica o come donna delle pulizie o come donna contadina o tutta una serie di cose. Quindi il Novecento ha creato una serie di miti. Ha creato il mito dell'uomo nero in pericolo, perché l'uomo nero è in pericolo costante e vive di questo senso di sopravvivenza, questo senso per cui la vita potrebbe essere
essergli strappata da un momento all'altro, e quindi una delle questioni che l'uomo nero affronta nella sua vita è quello della morte, il senso della morte che in maniera tangibile può sentire, diciamo, vicino alla sua esperienza di vita. E invece il mito della donna nera forte, cioè la donna nera per costituzione deve essere la donna che si occupa dei figli, che potrebbero essere uccisi in strada dalla polizia o da situazioni di rivalità varie, quindi questo mito per cui la donna è sempre presente, è la madre, è la sorella, è la donna che si occupa di lavorare, è la donna che si occupa della casa, è la donna che si occupa della comunità, è la donna che resiste al dolore e che resiste fino alla fine. E possiamo riconoscere anche in queste donne tante donne citate dai rapper sostanzialmente, perché la madre afroamericana è una madre che è la resilienza fatta persona. Ecco, John Morgan che cosa dice? Dice basta, io voglio anche permettermi e concedermi di essere una persona fragile nella vita. Basta con l'idea della donna nera forte, perché questa cosa continua a giustificare tutto quello che circonda la nostra vita e continua a giustificare tutta una serie di comportamenti e di irresponsabilità. Poi per entrare più, diciamo, nel merito delle tematiche sia hip hop sia, diciamo, del femminismo nero in generale, c'è sicuramente quello della bellezza nera, perché la donna nera, prima di sentirsi bella, deve entrare in competizione e a confronto con la bellezza bianca. E quindi parlare di bellezza nera significa comunque parlare di percorso di autocoscienza. Significa aver riflettuto sul che cosa è il modello di bellezza e sul come accostarsi a quel modello di bellezza ci abbia fatto soffrire, perché di fatto banalmente possiamo parlare del lisciaggio di capelli, banalmente possiamo parlare della crema sbiancante, banalmente possiamo parlare del fatto che appunto la donna nera viene sempre ritenuta come una donna brutta, storicamente. Non oggi ovviamente, perché Joan Morgan nel 2018, per il 20° anniversario dell'uscita appunto di Miss Education di Lauryn Hill, scrive questo libro dedicato a Lauryn Hill in cui lei affronta il tema della bellezza e di come Lauryn Hill è stata la possibilità per tante donne nere di riconoscere la propria bellezza. Non è stata una femminista nera nello specifico ad aver scritto un trattato oppure non so, una battaglia politica in strada, ad aver fatto esplodere questa diciamo, presa di coscienza generazionale. È stata la bellezza di Lauryn Hill che in qualche modo rappresentava la donna semplice. Lei si vestiva in maniera anche con vestiti militari, lei sceglieva che cosa mettersi, lei rappresentava la ragazza dalla porta accanto, tra virgolette, però aveva una bellezza maestosa, lei è stata la prima a rivendicare il locks, la prima a rivendicare il locks e non il lisciaggio, come faceva invece Foxy Brown, come faceva invece Lil' Kim, o come facevano tante altre. Quindi Lauryn Hill, nei mescolamenti anche delle culture che si porta con sé, dei compagni e di tutte le tragedie varie, però ha rappresentato quella bellezza che poteva essere anche una bellezza semplice, ma che di fatto era indiscutibile. Compariva nelle copertine delle riviste e dei giornali e compariva rivendicando la nerezza, rivendicando la nerezza e la bellezza che la nerezza può dare alle giovani donne nere, e questa cosa è stata rivoluzionaria per tutta una generazione. Puoi anche interrompermi, ma ho una lista Allora sì, infinita. per chiudere in bellezza, volevo chiederti in che modo ti sei avvicinata all'hip hop, in che modo possiamo dire l'hip hop ti ha salvato e come hai affrontato poi la contraddizione appunto del sessismo intriso in tantissimi testi che comunque parlavano di un aspetto della tua vita, ma che appunto allo stesso tempo in qualche modo creavano una complessità di esistenziale anche. E appunto io ho conosciuto l'hip hop perché di fatto l'hip hop è una cultura globale
E quindi per me che sono, diciamo, parte di una comunità diasporica, riconoscermi in una cultura globale è molto più facile che riconoscersi in una cultura locale, nazionale, perché l'hip hop parlava un linguaggio che mi serviva a decodificare la condizione in cui stavo crescendo, che era la condizione di una figlia di immigrati, e perché mi ha dato un vocabolario di parole base che poi hanno dato, diciamo, hanno dato struttura a tutto il pensiero che ha di fatto messo le basi per costruire la mia identità. Quindi la mia identità è strettamente connessa al fatto che a un certo punto l'hip hop è entrato nella mia vita, o meglio, grazie all'hip hop che è entrato nella mia vita io ho potuto dare inizio all'elaborazione di un'identità che non era un'identità assoggettata alle circostanze. Quindi ho potuto nominare certe questioni, ho potuto avere un mio stile, un mio atteggiamento nel mondo, fatto di pregi e difetti, e ringrazio l'hip hop soprattutto per i difetti, che sono sempre stati molto utili. E quindi questa grande passione appunto mi ha portato a riflettere sul chi ero e soprattutto chi volevo essere. Sul chi ero, chi volevo essere, per me diventare un attivista a un certo punto nella mia vita è stato necessario per concretizzare quello che l'hip hop mi stava dicendo. Non ho fatto la rapper perché non c'è stato modo, vicissitudini con la mia famiglia, ricatti di vario tipo, però attivarsi per me significava comunque essere coerente con quello che mi aveva cresciuto. Io sono sempre stata e quindi sensibile alle tematiche legate al razzismo principalmente, e poi dopo da adolescente soprattutto, cioè l'hip hop arriva durante la pubertà, io non so ancora che cosa significa essere una donna, di conseguenza. Alla fine della mia adolescenza, quando ho esplorato tutte le problematiche che una donna, una ragazza può riconoscere in quanto differenziata su un piano educativo, bullizzata su un piano di genere, tutta una serie di questioni che caratterizzano l'adolescenza di una femmina e non quella di un maschio, a un certo punto ho iniziato a mettere sicuramente in discussione, ma ancora non mi definivo femminista. Ancora avevo un problema con questo termine perché era un termine sgradevole anche a me. Era un termine che di fatto mi sembrava cioè quello di una maniaca del giudizio, di non so che cosa che tra l'altro bisognerebbe anche dire che ci sono delle femministe che sono sgradevoli. Però ho accettato il fatto che in realtà il femminismo era semplicemente un chiudere il cerchio di una complessità, cioè io non posso essere antirazzista, vedere un'oppressione ma dire quest'altra è accettabile. Non è possibile, ed è anche il grande problema che nella cultura hip hop c'è. Si può parlare di razzismo, però il sessismo è da accettare, non è accettabile, è da accettare. E quindi ho detto non ci sto a questo gioco, soprattutto perché si crea questo ricatto per cui i tuoi fratelli, tra virgolette, no? I tuoi fratelli che rappresentano delle istanze, delle lotte antirazziste, li giustifichi se ogni tanto poi fanno la battuta sessista, omofoba, transfobica o comunque che in qualche modo afferma la sua condizione in quanto uomo eteronormato che comunque è funzionale al potere. Questa condizione a un certo punto mi è sembrata inaccettabile e mi sono chiesta se l'hip hop poteva essere più coerente con la mia visione di mondo o più coerente con una visione di mondo oppressiva. E mi sono detto che l'hip hop non poteva essere coerente con la visione di mondo oppressiva, per quanto in realtà parlare di hip hop significa parlare di società, quindi parlare di tutto e il contrario di tutto, perché nell'hip hop c'è tutto e il contrario di tutto, quindi dire questo è hip hop non è, diciamo, non è giusto per definizione, però sicuramente, diciamo, nella mia visione, in quello che è arrivato a me, quindi in quella piccola fetta di visione hip hop che mi ha fatto appassionare, innamorare e fondamentalmente dare le basi della mia vita, la mia vita che è reale, ho cercato di trovare sicuramente una modalità che poteva coinvolgere attivamente la presenza mia in primis, delle mie sorelle, delle mie amiche,
che smettessero di continuare a dirmi io non vengo alla serata rap perché mi sento presa in giro, perché mi sento giudicata, perché ci provano costantemente con me o perché il messaggio che mandano mi offende. Penso che almeno un tentativo vada fatto e con tutta la storia del mondo che si può tirare fuori, attraverso l'argomentazione di solito si vince sempre in ambiti hip hop, forse però i sentimenti razionalmente continuano a essere più forti e anche il potere sicuramente, però ecco, questa è un po' è il mio modo non per giudicare nessuno, ma è per dire che nonostante io sia femminista, continuerò a essere grata a Tupac, perché Tupac è stato la prima persona che mi ha insegnato qualcosa nella vita. Diranno, Tupac è stato fortemente sessista, lo so benissimo che è stato fortemente sessista, però mi ha dato qualcosa nella vita e per me è comunque importante questo. Dopodiché io riuscirò a scindere la mia gratitudine dal giudizio. Tupac è stato sessista. È stato fortemente sessista e misogino, ma quello che mi ha dato non posso far finta che non c'è stato. Ecco, affrontare questa complessità, accettare questa contraddizione, non sta fuori dal mondo e il mondo è già contraddittorio di per sé. Grazie, grazie. Grazie Wissal, questo tema infatti è centrale, cioè di idolatrare appunto i miti e quindi sospenderne il giudizio e quindi in qualche modo renderli superumani, no? E quindi dimenticarsi che prima di tutto sono delle persone, degli umani e con tutte le contraddizioni che vanno dette, cioè non vanno usate per incentivare ancora di più quel valore che comunque hanno portato alla cultura hip hop in questo caso, come può essere a un partito politico, quello che può essere. Quindi grazie mille. Non so se ci sono domande dal pubblico. Non fate i timidi. C'è una domanda? Una domandina? La volevo fare io, ma riguarda prettamente la musica. Oltre a... Sì, aspetta, microphones. Ok, oltre a sicuramente a Tupac, qual è stata la canzone e qual è la canzone che tuttora ti fa vibrare? Come sei sentimentale, Jerry. Anche tu avevi una domanda? Sì, però la faccio dopo. Vai anche tu così No, vabbè, la faccio dopo. risponde. O preferisci rispondere una per una? No, è che una canzone che mi fa, cioè, io mi emoziono un po'. In realtà le canzoni che mi hanno, cioè le prime canzoni che ascoltavo, quelle per cui mi sono innamorata della cultura hip hop, non le ascolto se non in casi eccezionali perché un po' riaffiorano tutta un'emotività adolescenziale che un po' cerco di tenere al passato. Però sicuramente quando sento, appunto ho citato Tupac, quindi penso a Changes, Dear Mama, i classici, quelli sono banalmente, però in realtà non so, adesso mi fai una domanda difficile perché vuol dire dei nomi e io non voglio fare nomi in questo momento, però tante cose, io ascoltavo soprattutto mi piaceva un sacco Immortal Technique, ascoltavo i maschi che parlavano di rap conscious, e quindi non troppo politico, diciamo, ma neanche Eminem e le sue nevrosi. Ascoltavo qualcosa che di fatto in maniera semplice oh ciao, mi stava facendo diciamo costruire un pensiero, quindi Dance with the Devil adesso mi viene in mente, Killing Me Softly per essere più smooth, ascoltavo tantissimo Snoop Dogg quando volevo chillare un po', e ascoltavo Tupac presa dall'emotività, ascoltavo Nas, ascoltavo un po' sicuramente gli anni 90 sono stati i miei diciamo riferimenti, dopodiché a me non è piaciuta assolutamente tutta quella generazione che ha cresciuto la mia generazione, quindi purtroppo lo dico, ma non c'è giudizio, cioè nei gusti non c'è giudizio. Quindi a me
Lil Wayne non piace, cioè faccio fatica a discutere con chiunque, ma 50 Cent non mi ha particolarmente folgorato nella vita. Eminem neanche, cioè che dice che è stato il miglior rapper della storia, un bianco non l'accetto, mi dispiace. Cioè, no, 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 no. Poi posso dire che aveva un flow della Madonna, però la mia generazione, ho avuto un attimo uno sfasamento di generazioni, mi sono trovata meglio con gli anni 90, anche a livello di sonorità mi piacevano di più il flow, i beat, mi piaceva di più la vibe che c'era degli anni 90, piuttosto che quella dei 2000 che proprio no. Però sono molto contenta di vivere nel 2022, che sia appena uscito l'album di Kendrick Lamar. Sono estremamente contenta di avere 27 anni in questo mondo. Quindi non so se ho risposto alla... Vabbè, la mia era più che collegarmi al discorso che faceva Itea, quella dell'autodeterminarsi delle nuove rapper, diciamo. Quindi dicevo, tu che ne pensi? Nel senso, io facendo parte della generazione della terza ondata del femminismo, troviamo Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, tutte queste come un autodeterminarsi anche sessualmente. E quindi volevo sapere tu. Sì, è complessissimo, però cioè, sono donne evidentemente libere, evidentemente cioè, usano il loro corpo come vogliono, dopodiché ci sono delle questioni, cioè il rap è diventato il mainstream, diventato il genere più mainstream del mondo grazie perché i bianchi ci hanno investito, senza il quale sarebbe rimasta comunque la musica del giardinetto che ti fai con i tamburi e le robe, tra virgolette, per usare delle assonanze. E quindi è grazie al fatto che a un certo punto i bianchi hanno capito che ci volevano guadagnare, ci potevano guadagnare, e facevano i manager, facevano le case discografiche, facevano la struttura di base è sempre stata bianca, e quando il rap è diventato mainstream perché il pubblico bianco si è iniziato ad allargare sempre di più, e anche dal punto di vista diciamo degli artisti, sempre più artisti bianchi facevano parte di questo immaginario, cosa che quando si parla di anni 70 o anni 80 invece parli di una storia un pochino diversa, no? Basta pensare al capitalismo, cioè quando si parla di rap per esempio c'è Stuart Hall, che è uno dei grandi degli studi culturali, dice che nascendo in un'epoca post-rivoluzionaria, post tutto, post-rivoluzionaria, cioè l'hip hop prende piede quando le Black Panther in qualche modo cioè, venivano represse in tutti i modi, e quindi si è persa la rivoluzione, si è persa la voce. La cultura afroamericana è la cultura della resistenza. A un certo punto i rapper, come protagonisti comunque di una voce, di una rappresentanza, hanno deciso che quella resistenza non serviva, non portava più a niente, e che semplicemente volevano una fetta di questa torta, che era la torta del capitalismo bianco. Anche noi vogliamo la nostra parte, anche noi vogliamo questi soldi, anche noi vogliamo avere delle vite dove ce la possiamo godere questa vita di merda, no? Cioè, vogliamo avere una fetta di questa cosa. E Stewart Hall la chiama il grande, cioè la fine della grande innocenza, perché invece fino a quel momento, fino a quando il capitalismo non ha iniziato a interessare agli afroamericani, appunto la storia degli afroamericani era pura resistenza al capitalismo in primis. Quindi parlare di cultura hip hop è parlare della storia del capitalismo in un certo senso. E un mio amico afro-inglese l'altro giorno mi chiese se ci fosse la rivoluzione, quali delle cose del capitalismo, quali diciamo, dei vizi del capitalismo salveresti. Io ho detto semplicemente la cultura hip hop, perché di fatto è un prodotto capitalista, così come noi lo consumiamo. Quindi la mercificazione del corpo era funzionale. Quando la facevano gli uomini soprattutto, perché di fatto confermava l'idea che l'uomo nero è ipersessuale, è così, è così, è colà. E adesso che lo fanno le donne, devo dire, magari lo preferisco, perché una donna decide come usare il proprio corpo, ma è funzionale al mercato comunque, sempre e comunque. Ma non è giudizio, cioè non c'è giudizio in questo, non dico che sarebbe meglio fare in un modo o nell'altro. Quello che penso è che cioè, bisognerebbe semplicemente conoscere le strutture e dire, insomma, quali sono diciamo, le battaglie di cui si vuol far parte, o quali sono, come sono
connotate queste battaglie. Se penso per esempio alla questione dell'ipersessualizzazione, a parte Cardi B e Nicki Minaj, penso anche a una rapper come Young Ma, che in realtà ha un altro approccio alla questione dell'ipersessualizzazione. Lei è una donna, è una rapper lesbica, che però assume gli stessi connotati, gli stessi identici connotati del rapper macista. Cioè, allora lì tante donne e tante femministe o tanti comunque uomini in generale dicono vabbè però è lesbica, dico vabbè però è comunque ha gli stessi problemi del maschio etero normato, perché riproduce le stesse questioni, non è che se cambia il corpo e quindi è il corpo dell'oppresso che nella mia testa però assume lo stesso atteggiamento, allora lì ho risolto il problema. Quindi, io devo dire che il video del twerk di Cardi B, fa twerkare mezzo mondo, come quello mi gasa tantissimo, perché mi piace un sacco. Vorrei iniziare a vedere un po' più di messa in discussione del corpo maschile, invece, che quello sarebbe più interessante, perché di fatto penso che sia l'epicentro di tutti i problemi. Beh, un po' Lil Nas lo sta facendo, no? Però Sì, c'era un movimento negli anni 90 che si chiamava Homo Hop, che era la scena queer hip hop e che si è ispirata soprattutto a questo regista che si chiama Marlon Riggs. Secondo me è molto figo perché lui ha fatto questo documentario che si chiama Tongues Untied, dove parla di tutta la scena queer hip hop e dove banalmente noi abbiamo il padre del gangsta rap che è Eazy-E. Eazy-E che è ricordato nella storia come il gangsta rapper, il Godfather, ricordato da tutti, nominato da tutti, eccetera, ma nessun rapper ha mai, se non il figlio, ma nessun rapper ha mai preso a cuore, per esempio, il motivo per cui è morto. Lui non è morto perché gli hanno sparato in maniera mitologica, mitica, lui è morto di HIV. E chi è che si occupa di HIV? Si occupa la scena queer hip hop. Si occupa banalmente anche di risposte che potevano riguardare la vita del più gangsta di tutti i rapper. Capisci cosa voglio dire? Cioè, gli uomini dovrebbero un attimo, oltre a concentrarsi tanto sulle 50 sfumature di figa, magari anche provare a guardarsi nelle mutande e cercare di capire che rapporto hanno con diciamo, il loro corpo, dico le mutande per sineddoche, cioè diciamo, ma in generale che cosa rappresenta a livello di potere, perché se il potere lo hanno appunto, come dicevo prima, sono stati oppressi dal potere, possono anche solo empaticamente capire che cosa significa agirlo in un certo senso. Solo che in realtà non sono ci sono pronti. troppe complessità e il primo che invece ha proprio caratterizzato questo agire potere nella cultura hip hop è stato Iceberg Slim, che ha dato voce a Ice-T, che ha dato voce agli Ice, però questa è un'altra storia, è una storia molto affascinante, molto leggendaria. Di femminismo hip hop io potrei parlare per giorni interi, però vi ringrazio. Grazie Wissal. Un altro applauso per Wissal. Grazie al nostro pubblico in sala e online e vi do appuntamento tra esattamente un'ora alle 17 con una conferenza del cinema per gli under 25 con ospiti illustri, non per togliere alla nostra illustrissima Wissal, però avremo appunto registi e sceneggiatori giovanissimi che lavorano già con grandi produzioni e quindi sintonizzatevi tra un'ora alle ore 17. Vi ricordo appunto anche lo streaming su Filmocracy, andate sul sito hiphopcinefest.org, trovate tutte le info e donate. Grazie, a tra poco.